Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con una torta classica e facile da preparare, perfetta per l'estate, la torta alle pesche. Se possibile utilizzate delle pesche abbastanza mature, saranno più dolci e anche pile facili da sbucciare. Tagliatele a fettine abbastanza sottili per potersi amalgamare meglio all'interno dell'impasto e mettetele un attimo da parte in una ciotolina. L'impasto per la torta è senza burro, utilizzerò l'olio e un vasetto di yogurt magro che darà una bella nota acida a contrasto con la dolcezza delle pesche. Iniziate a sbattere le uova con lo zucchero e mescolate fino a ottenere una bella crema liscia. Aggiungete dunque l'olio a filo e pian piano incorporatelo alle uova mescolando con il frullatore alla minima velocità. Quando avete incorporato tutto l'olio, aggiungete un vasetto di yogurt bianco e continuate a mescolare fino a quando anch'esso non è ben amalgamato all'impasto. Finiti gli ingredienti umidi, passate a lievito e farina. Soprattutto per il lievito, ma intanto che ci siete anche per la farina, è importante setacciare in modo da prevenire la formazione di grumi e contemporaneamente incorporare aria nell'impasto. Date una prima mescolata a fruste spente per inumidire le polveri, poi azionate le fruste elettriche e mescolate per 3 o 4 minuti fino a ottenere un bel composto cremoso e omogeneo. Versate a questo punto le fettine di pesca nell'impasto e con una spatola o un cucchiaio cercate di distribuirle nella crema per quanto possibile in maniera omogenea. Io verso l'impasto in una tortiera foderata con carta forno, eventualmente potete anche semplicemente imburrarla e infarinarla. Date una livellata all'impasto per distribuirlo su tutta la superficie dello stampo, poi passate alla decorazione a vista. A differenza di quanto fatto per le pesche incorporate alla torta, per quelle in superficie preferisco lasciare la buccia in modo che poi creino un bel contrasto di colore che rende più invitante l'aspetto finale. Distribuite la raggiera sulla superficie cercando di lasciare a vista il bordo con la buccia colorata e proseguite in questo modo fino a quando non avete coperto tutta la torta. Infornate quindi in forno statico preriscaldato a 180 gradi e lasciate cuocere per circa un'ora, facendo sempre la prova a stecchino prima di spegnere il forno. Una volta cotta la torta, potete approfittare del calore che ancora emana per lucidarla e rendere più brillanti le fettine di pesca in superficie. Versateci sopra un paio di cucchiaiate abbondanti di confettura di pesche e, aiutandovi con un pennellino, distribuitela su tutta la superficie a vista lucidandola e ammorbidendo le pesche che in forno si erano un po' seccate. Quando la torta si è completamente raffreddata, potete toglierla dall'anello e trasferirla sul vostro piatto da portata. Sfruttatela per recuperare qualche pesca un po' troppo matura o anche semplicemente per approfittare di questo fantastico frutto estivo in maniera diversa. Io anche oggi vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!